Carissimi, buongiorno e di nuovo bentornati. Allora, quella di oggi non è la classica ricetta, ma è la presentazione di un nuovo elettrodomestico che io ho comprato. Un po' quello che feci con la planetaria della Bosch. Ho comprato la friggitrice d'aria. Questa friggitrice d'aria l'ho comprata verso la fine di luglio, è una Instant Vortex Plus. L'azienda Instant è un'azienda canadese ed è più che altro conosciuta per la pentola automatica, che viene chiamata appunto Instant Pot. Allora, perché ho comprato la friggitrice d'aria? Non certo per friggere, perché vi posso assicurare che tutto fa meno che friggere. Ricordiamoci sempre che la frittura è un sistema di cottura che prevede l'immersione di un ingrediente, carne, pesce, frutta, verdura, quello che volete, all'interno di un grasso vegetale o animale. Questa non lo fa. Anzi, secondo me, chiamarla friggitrice d'aria è una cagata pazzesca! Ecco, in pratica questo non è altro che un forno ventilato e nient'altro. Comunque, detto questo, perché l'ho comprata? Un po' perché avevo bisogno di qualche cosa che mi cuocesse determinate cose in maniera veloce, e poi utilizzandola proprio alla fine di luglio, perché l'ho comprata in quel periodo, mi sono reso conto che quello che andavo a fare in forno, e capite benissimo alla fine di luglio il caldo che faceva, con questo ho risolto un grandissimo problema. Ma non solo, questa è una friggitrice che ha in realtà ben 6 programmi, ed è quello della friggitrice d'aria, l'arrosto, la cottura al forno più che altro per i panificati, il riscaldamento, quindi quando vogliamo riscaldare un po' di pane o una pietanza, il grill e la funzione di disidratazione. La macchina ha una presa Siemens, quindi avete bisogno del classico riduttore, come vi ho fatto vedere anche per la planetaria. Il visore, tra parentesi, è anche inclinato, quindi è anche molto più facile da leggere. Oltre a quello che vi ho detto, ovvero i 6 programmi, abbiamo poi la regolazione della temperatura e del tempo di cottura e la luce che illumina chiaramente il cassetto sotto. La capacità del cestello è di 5 litri e 7. Ce n'è anche una versione più piccola o un'altra ancora più grande con 2 cassetti. All'interno del cassetto c'è una griglia che separa il fondo, questo permette anche la ventilazione sotto dell'aria calda e oltretutto appunto è possibile poi pulirlo con molta più facilità. Per quello che riguarda le dimensioni invece ve le scrivo qui sotto nel video. La macchina di per sé è molto facile da utilizzare, ha già dei programmi preimpostati, solo che ho fatto già qualche cosa, però voglio ancora controllare meglio se le temperature già preimpostate e i tempi di cottura siano realmente giusti, perché qualche volta l'ho trovato un po' troppo cotto alcune cose. Parlando con delle persone a me care e che hanno già la friggitrice d'aria, quello che dicono tutti gli ha cambiato la vita. Intanto perché i tempi di cottura sono molto più brevi rispetto al forno tradizionale. Preriscaldare la friggitrice d'aria serve 1 minuto contro i 7-8 minuti, anche 10 a volte del mio forno, e poi comunque è possibile fare tutte quelle piccole cose che spesso e volentieri dovevamo fare con il forno, ma che sinceramente non ci andava perché erano poche cose da fare. Io in questo caso ho preso soltanto qualche cosa che mi poteva essere utile per l'utilizzo della friggitrice d'aria, come per esempio dei cestelli di carta da forno per evitare di sporcare ulteriormente il cestello. Altrimenti al posto di quelli si possono utilizzare anche dei fogli di carta da forno. Io ho preso quelli quadrati chiaramente per il mio cestello. Diciamo che in questo caso non copre molto bene la superficie per poterla sporcare di meno, quindi diciamo che sono molto più pratici gli altri. E poi per ultima cosa ho preso lo spruzzatore d'olio, eccolo qui. L'ho preso poi con il contenitore in vetro, preferisco piuttosto la plastica perché sennò altrimenti altera il sapore dell'olio, è abbastanza utile per quello che riguarda la cottura con la friggitrice d'aria. Allora, concludo qui la mia presentazione. Sicuramente ce ne sarà un altro di video dove farò vedere dopo diverse utilizzazioni come è andata e soprattutto come sono le varie cotture, perché ripeto ha ben 6 programmi differenti. Io nel frattempo vi ringrazio, ci rivediamo al prossimo video, seguitemi come al solito, se vi è piaciuto mettete like, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima.